Se penso a dove siamo adesso e dove abbiamo iniziato, mi stupisco di quanta strada abbiamo fatto. È incredibile pensare che scavando all'interno della fotografia si possa arrivare così lontano. Chi l'avrebbe detto che la ricerca del feed perfetto, quel feed che scrollando non puoi negargli assolutamente like, avrebbe portato fino a questo punto. Dai, cerchiamo di non sbrodolarci troppo. Io sono Matteo Contessi, in arte coltello, vi trovate sempre ad Art Studio e state ascoltando Tondo dei Disclosure Fiat Roosevelt, sempre su Insta Like. Mi sento di dire che questa volta l'artista in questione non è possibile definirlo entro uno specifico campo dell'arte. Però Insta Like è anche un po' questo, è una scusa, un modo per lasciarsi ispirare dagli artisti che troviamo in giro, cambiare la nostra percezione di arte. Romain è una fortissima fonte di ispirazione per me fin da quando l'ho scoperto nell'internet. Primariamente un fotografo, ha studiato per un periodo design di automobili, finché alla fine del percorso non si è reso conto che forse non era proprio quello che voleva fare. Ma se dovessimo tornare ancora indietro, Romain stesso si definisce come l'unico artista della sua famiglia, The Weird Kid, il bambino strano che nessuno veramente riusciva a comprendere. Il nostro punto di incontro nel tempo è un cortometraggio che ho scovato circa 4 anni fa su YouTube, che si chiama Best Friend. E questo cortometraggio mi è piaciuto così tanto che mi sono andato a cercare chi l'avesse fatto, da dove venisse fuori, e sono giunto alla Gobelins Paris, una scuola di animazione e motion design a Parigi, peraltro una delle migliori. Ed è tramite la Gobelins e i suoi studenti che mi sono ricollegato a Romain. Infatti anche lui ha studiato alla Gobelins Paris non appena terminato il percorso nel design di automobili. Ed è proprio grazie alla Gobelins che Romain ha potuto sperimentare per 2 anni in tantissimi ambiti creativi, manipolando quindi la realtà attraverso l'animazione, il motion design, spingendosi anche verso la CGI, cioè la creazione di immagini digitali da zero. Ed è proprio in questo periodo che ha scoperto il connubio perfetto che esiste tra la fotografia e il video. I Cinemagraph. Un cinemagraph è un'immagine immobile che contiene elementi in movimento rappresentati da un loop. Il processo di creazione può avvenire in diversi modi, ma il più diretto è quello di prendere un video, il frame di un video, e mascherare solo le porzioni che sono interessanti al movimento, facendo in modo di far combaciare il primo frame dell'animazione del movimento con l'ultimo frame. I cinemagraph vengono chiamati generalmente GIF, Graphic Interchange Format, che è un modo semplicistico per definire un formato che permette a queste animazioni di continuare all'infinito, di essere riprodotte all'infinito. Negli anni Romain ha scoperto le infinite possibilità di questo metodo di comunicazione, imponendosi anche di crearne continuamente per sviluppare meglio il suo spirito creativo, per mantenere viva la sua passione per l'arte e per la creazione, per trovare nuovi modi di esprimersi e di comunicare, anche in periodi per lui molto difficili, come lo è stato per esempio l'isolamento della pandemia. E questo continuare a studiare e martellare questi nuovi metodi per mischiare il video con la fotografia, l'arte, il filmmaking, l'animazione, la CGI, lo ha spinto nella successiva porzione del suo processo creativo, il commercial. Chance, acid rapper, soccer, hacky sacker, cocky, khaki, jacket, jacker, slap, happy, faggot, slapper. E insomma inizia il suo periodo dove comincia a espandersi sulla rete per essere praticamente ovunque, dietro un sacco di spot commerciali, shooting fotografici, videoclip musicali, sempre con la sua indelebile firma, il suo stampo.
Rocking back and forth with fits of jack and forth of weed. I'm back to pack on hits with young Cletus to pat my back. Sfogliando il sito di Romain adoro per esempio la divisione che c'è fra tutti i lavori che ha fatto. Ciò che è video viene chiamato moving, ciò che è foto viene chiamato not moving. Esiste una sezione in mezzo, la firma secondo me di Romain, che è half moving, dove si trovano tutte queste cinemagraph super ispirate. E riesce sempre a darmi un indirizzo su dove, come e cosa guardare, che è un'abilità molto particolare e che moltissimi ancora faticano a trovare. La parola che ho spesso trovato per definire questa produzione artistica è assurdo, ma assurdo nel senso più romantico del termine. L'assurdo di Dalì, per intenderci, o di Magritte. L'assurdo come le stranezze che riescono ad evocare memorie e ricordi, l'assurdo come la pura manifestazione della nostra fantasia. E che cos'è la fantasia? Se non l'espressione di un concetto attraverso una diversa cognizione e percezione dello spazio e degli oggetti, che da concreti e stabili si trasformano in evocazione dell'animo umano. Romain, come molti artisti dell'assurdo hanno fatto e fanno tutt'oggi, fonde letteralmente la sua arte per creare qualcosa che viene dalla sua mente, dalla sua fantasia, ma che possa essere comprensibile a tutti. Tutto ciò che è espressione artistica è una favola con una morale e non sempre chiarisce tutti i dubbi e risponde a tutte le domande, anzi spesso ne crea delle altre. E questo sembra faticoso e sembra frustrante, e lo è, però permette di fermarsi a riflettere, a ragionare sul lavoro artistico di una persona, invece di scrollare compulsivamente, cercando una risposta univoca. State ascoltando Golden Brown di Cage the Elephant. Grazie per aver visto, sta like.